Oh dear, today's a lovely day, and that's really bad news because today is one of the Giorni della Merla. Giorni della what? Keep watching to find out. Spanglitalian! Ciao, sono Claudia, la tua insegnante di Spangle Italian Learn Italian e oggi Pirata ed io iniziamo il video raccontandoti una leggenda e un proverbio. Allora, ci sono diverse versioni di questa leggenda, ma la storia è più o meno così. La leggenda racconta che un tempo i merli non erano neri, ma erano bianchi come la neve e che un inverno ci fu una sfida tra una merla e il mese di gennaio. Si diceva che il mese di gennaio in quel periodo avesse 28 giorni e la merla si era rintanata con i suoi piccoli per tutto il mese di gennaio e questo fece arrabbiare l'inverno perché voleva dire che non avrebbe sofferto i suoi effetti. L'inverno furibondo prese in prestito 3 giorni di febbraio e li aggiunse alla fine di gennaio. E quindi, quando la merla uscì dalla sua tana, trovò il suo nido completamente ghiacciato e faceva un freddo terribile. Quindi dovette cercare un altro posto per nascondersi e andò in un comignolo con i suoi piccoli. E questi 3 giorni erano il 29, il 30 e il 31 gennaio. Però quando poi uscirono a inizio di febbraio, trovarono che le loro penne, le loro piume erano completamente annerite e si dice che dopo questo tutti i merli diventarono neri. E allora, questa è la leggenda dei giorni della merla. E perché mi sono lamentata all'inizio del video per il fatto che fa bel tempo? Perché io sono poco superstiziosa e c'è questo proverbio che dice: se nei giorni della merla fa brutto, in primavera è tutto asciutto. Se invece c'è bello, porta sempre l'ombrello. Oggi fa bel tempo in Italia, anche se comunque fa freddo, per quello mi sono messa il cappellino. E allora speriamo che non si avveri il proverbio. Cosa fai quando fa brutto tempo, quando è una giornata di pioggia? Io, per esempio, amo stare a casa. Se è una giornata che non devo lavorare, comunque lavoro a casa, quindi sto a casa lo stesso, ma mi piace rimanere a casa, per esempio spupazzo i gatti e mi immergo in un buon libro. Poi, per esempio, faccio una maratona di serie TV e come serie TV ti posso consigliare Heidi, che è una serie molto innocua, molto carina ed è in italiano e ti lascio qua il link in descrizione, ti lascio qua anche per fare click e così puoi guardarlo perché è una serie di una storia, come ti dico, molto innocua, ma anche è un italiano molto standard, senza accenti, perché è doppiata dal tedesco. E allora te la consiglio vivamente. Un'altra cosa che faccio è forse imparo qualche nuovo progetto all'uncinetto o faccio yoga con i gatti. Non mi piace uscire quando piove, preferisco rimanere a casa. Magari qualche volta potrei andare al cinema o se magari a un museo o qualcosa del genere, però non mi piace guidare quando piove. E a proposito di pioggia, ti voglio insegnare anche un detto, un'espressione che è piove sul bagnato.
E questa è un'espressione che ha un'origine letteraria dalle prose di Giovanni Pascoli. Piove sul bagnato, lacrime su sangue, sangue su lacrime. Se parli spagnolo, saprai anche che in spagnolo c'è questa frase che llueve sobre mojado. Si usa quando a qualcuno che è già fortunato capita ancora qualcosa di buono, o anche quando a qualcuno sfortunato capita qualcosa di brutto. E adesso tocca a te. Raccontami nei commenti cosa ti piace fare in una giornata di pioggia. Dimmi anche se conoscevi questi proverbi e se sapevi cosa fossero i giorni della merla. And that's it. I'd like to thank all my 380 lovely subscribers to this day. Thank you for your support. I really appreciate it. And I love reading your comments. And if you want to learn more proverbs to sound like an Italian, then watch this.